Buongiorno amici del canale, sono nel mio vecchio laboratorio perché oggi c'è una novità, io ho da fare e siccome i piccoli aiutanti crescono, oggi il tutorial ve lo fa Emma da sola, non ci ho messo becco su nulla. Partiamo. Oggi vi spiego come abbinare i colori su questo tavolo con la ruota dei colori. Ho messo il Curry Up, che è il mio colore di base, in una vaschetta e oggi utilizzerò il rullo e il pennello. Rullo come sempre con un giro di scotch per togliere i pelettini in eccesso. Parto col pennello e poi con il rullo. Il pennello mi aiuta a raggiungere tutti gli angoli. Rullo a pelo medio, carico e con il rullo ottengo una superficie liscia ed omogenea. Mi raccomando, per i tavoli e per le sedie partite sempre con il mobile gambe all'aria, così da far bene tutte le parti, anche quelle più nascoste. Ricopro tutta la superficie in questo verso e poi vado ad allisciare lungo la lunghezza. Continuo su tutto il mobile e do 2 mani coprenti. Tengo il pennello dalla ghiera, ricopro tutta la parte in cui non arrivo con il rullo. Una volta finito, con il rullo carico vado a coprire tutta la superficie. Utilizzo il rullo perché voglio ottenere una superficie liscia e più moderna. Per il piano del tavolo, anche qua in questo caso, mi raccomando, segniamo la vernice prima in un verso e poi accarezziamo nella lunghezza. Mi raccomando, il rullo deve essere sempre carico, quando non dà più colore si rimette vernice in modo da avercelo sempre pieno. Non si schiaccia e un altro consiglio è di lasciare asciugare la vernice senza forzare col phon in modo che autolivelli e non si crei una brutta bucciatura. Seconda mano su tutta la struttura per ottenere la coprenza totale. Stesso metodo di prima rulliamo in un verso e poi lisciamo lungo la lunghezza. Perfetto, lasciamo asciugare e procediamo con la decorazione. Ora vi faccio vedere come usare il cerchio dei colori. Per il piano del tavolo ho deciso di utilizzare lo stencil mattonelle per ricreare proprio questo effetto maiolica su tutto il piano. Parto centrandolo in modo da avere la stessa riproduzione da tutti i lati e per farlo mi sono tirata una riga con una matita che tanto poi andrò a cancellare. Ma come faccio a decidere quali colori utilizzare da abbinare al mio Curry Up? Utilizzo la ruota dei colori. Oggi vi propongo 2 tipi di abbinamento. Il primo è l'abbinamento per contrasto, quindi utilizzerò il contrasto di colori. Un contrasto di complementari. Complementare sarebbe il colore opposto nella ruota, quindi in questo caso il giallo, il suo colore opposto è il blu, perché ovviamente il Curry Up si posa tra un arancione e un giallo, quindi andiamo su queste tonalità di blu. E il contrasto di complementari funziona bene se noi scegliamo lo stesso grado di saturazione del colore, cioè il Curry Up è un giallo un po' più spento, quindi andrò a scegliere un blu un po' più spento, come può essere il Sunset Blue oppure lo Sugar Dust. Avessi avuto un giallo molto più acceso, forse avrei preferito un Nuit d'Amour. L'altro abbinamento che faccio, ve lo faccio vedere con l'altro verso della ruota, è un abbinamento di colori analoghi. I colori analoghi sono quelli che stanno dallo stesso lato della ruota, quindi sotto abbiamo i colori freddi, sopra abbiamo i colori caldi. Quindi andrò a scegliere delle tonalità analoghe al giallo che hanno lo stesso tono caldo, che sono il Castellamonte e il Vintage Rose. Anche in questo caso utilizzo dei toni che hanno una saturazione un po' più bassa, quindi non un rosa acceso o un rosso scuro acceso, ma 2 tonalità terrose un po' più spente. Li utilizzerò per andare a riempire i vari disegni della mia mattonella. Ora sta a voi, potete decidere quanto e come utilizzare il colore. Ovvio che la predominante in questo caso sarà il Curry Up, ma avrei potuto tranquillamente utilizzare uno degli altri colori e miscelarli in modo diverso. Io decido di fare alcune mattonelle con le 2 tonalità di azzurro e alcune mattonelle con le 2 tonalità di rosa, ma se voi preferite miscelarle, fare alcune mattonelle un po' rosa e un po' azzurre, non c'è nessun problema, è una vostra scelta, a questo punto si parla solo più di gusti. Prendo un pochino di colore, vado a scaricarlo. Mi raccomando, cercate di tenere sempre le setole pettinate verso il basso, dopodiché inizio a tamponare. Questa parte la preferisco Sugar Dust, quando il tamponcino non lascia più colore ne prendo ancora. Questi riccioli li voglio Sunset Blue.
Continuo su tutto il piano alternando i miei 4 colori. Mi raccomando, il tamponcino deve essere sempre bello scarico per non sbavare lo stencil e non fare accumuli di vernice. Se volete potete ripassare anche 2 volte il colore per renderlo più coprente. Primo stencil finito, mi piace un sacco. Ora asciugo, tampono leggermente la pittura in eccesso su un cartone e con uno Scottex, riposiziono lo stencil prendendo in considerazione questo bordino e continuo per riempire tutto il piano. Prima di riposizionarlo asciugo leggermente lo stencil, lo riposiziono andando a filo perché il bordino non deve essere doppio. Ok, fisso con un pezzettino di scotch, lo tengo più alto da questo lato e continuo. Stencil finito, mi piace tantissimo. Ora vado ad impreziosirlo con dei tocchi di luce. Utilizzo il Clear Sand che ho messo in questo vassoietto con un pochino d'acqua per far scorrere meglio il pennello. La luce arriva sempre da in alto a destra, quindi in questo caso arrivando da qua vado a mettere un tocchino di luce qua così. Da qua sarà sopra, di qua andrà di qua e vado semplicemente ad usare dei piccoli tocchi di luce per andare a dare un po' di movimento. Lo faccio su tutto lo stencil. Per il pennellino utilizzate quello che preferite, vi consiglio comunque un pennello a punta. Io sto utilizzando il pennello 6 del set di pennellini, quelli col manico nero. Che ne dite? A me piace tantissimo. Adesso ancora un ultimo tocco, un leggero décapé sul bordo per andare ad usurarlo un po', perché così troppo perfetto non mi piace, e poi protettivo opaco. Inumidisco leggermente la superficie e col manipolo vado a tirare fuori il legno. La spugna mi serve per far meno polvere e per indebolire leggermente la pittura. E voilà. Lo faccio su tutto il bordo del tavolo e anche sul bordo delle gambe. Ultimo tocco, la protezione. Utilizzo il protettivo opaco perché voglio una finitura quasi invisibile e in questo modo potrò collocare il mio tavolino ovunque, in una cucina, all'esterno, sotto un portico e potrò utilizzarlo senza problemi. Anche la cera sarebbe andata benissimo, ma mi avrebbe dato una finitura leggermente diversa. Io qua voglio proprio una finitura opaca, quasi invisibile. Utilizzo l'architetto, riesco con questo pennello a raggiungere sia i punti più nascosti, sia ad ottenere una bella stesura omogenea con la pennellata incrociata. Prima in un verso e poi lungo la lunghezza. Perfetto. Continuo su tutto il mobile facendo attenzione a non fare gocce. Proteggo anche il piano superiore sempre con pennellata incrociata. Prima in un verso e poi lisciando nel verso della lunghezza. Eccolo finito! A me piace un sacco. Spero che i consigli che vi ho dato sugli abbinamenti usando la ruota vi siano stati utili e che li riutilizzate anche in altre volte. Come vedete l'abbinamento per contrasto risalta un po' di più proprio perché è il massimo abbinamento che c'è, contrasta, quindi con colori contrastanti, mentre l'altro rimane un po' più tenue, un po' più misurato, quindi usate questi consigli anche per le vostre case, per abbinare mobili ai muri. Ricordate che i prodotti Magic Paint li trovate sul sito magicpaint.it dove c'è anche una cartina con tutti i rivenditori italiani e non le trovate su Amazon e nelle catene di Brico come Leroy Merlin. Ciao!